Buongiorno a tutti e ben ritrovati amici di Radio Rossonera, 16 dicembre del 2025 e quindi, peraltro, un buon compleanno al Milan che oggi compie 126 anni di storia e quindi compleanno per la squadra insomma, che è oggetto della testata e di una passione di noi tutti. Saluto Enrico Boiani, ciao Henry. Ciao, ciao, buongiorno, ben ritrovati. Sì, tanti auguri al nostro Milan che insomma negli ultimi anni ne ha vissute un po' di ogni, Eh. ma che siamo sempre qui a supportare, ad amare e a voler bene e a volere che magari torni a essere il Milan di una volta e che possa vivere dei compleanni, diciamo, un po' più Milan, ecco, rispetto a quelli degli ultimi anni. Sì, insomma, gli ultimi sono stati un pochino così, diciamo così, di sottotraccia, diciamo, quantomeno sottotraccia, per quanto riguarda il Milan. È ovvio che Harry bisogna fare un po' i conti con quello che in questo momento è il mercato. Stiamo parlando soprattutto di questo in questo momento, nonostante siamo a 2 giorni dall'inizio di una competizione che per il Milan potrebbe anche valere l'altro trofeo stagionale per cui compete, visto che insomma la Coppa Italia è bella che è andata. E stiamo parlando della Supercoppa, ma probabilmente ci toccherà farlo, soprattutto nel talk di oggi pomeriggio e poi da domani, che è già vigilia. Cioè, qui la questione è abbastanza strana, perché in realtà si sta parlando solo e soltanto di una punta. E non una punta, ma proprio quella punta. Uno in specifico, lui, Niklas Niklas Füllkrug. Füllkrug, sì, cosa vuoi che ti dica Simo su Füllkrug? Ne abbiamo già. Restiamo a quello che è, diciamo così, la notizia e poi passiamo al resto, anche perché dobbiamo, adesso ne parliamo veramente, della questione Santiago Jimenez, perché c'è qualcosa che non torna, al di là di tutto. Anche se fosse puramente una situazione fisica, normale, lineare, c'è qualcosa che non va e bisogna essere chiari ogni tanto nella vita. Eh, Detto di Füllkrug che verrebbe in prestito per i prossimi 6 mesi, quindi sarebbe una soluzione ponte per poi vedere in estate cosa si può sviluppare per l'attacco del Milan. Da qui lascia a te. No, ma cioè, allora, l'operazione Füllkrug dovesse essere un prestito, non sarebbe neanche troppo sbagliata, Mm. ok? Perché? Perché il Milan ha Pulisic e Leao, il Milan ha speso 40 milioni e passa per un Nkunku e il Milan è ancora in rosa Santiago Jimenez, quindi ci sta che tu se devi aggiungere, ok? E sto parlando solo di aggiungere, tu vada a fare un prestito, che dici valutiamo, vediamo come va, poi in estate lavoriamo sull'attacco. E ok. Diverso la situazione se dovessi andare a sostituire magari Santiago Jimenez. Lì allora magari non vai a fare un prestito, vai a fare qualcosa di diverso. Quindi un prestito per questi 6 mesi ci può anche stare. Il problema è chi, in questo caso, io non ho niente contro Niklas Füllkrug, anzi, chi ci segue da 2 o 3 anni si ricorderà che fu un nome che addirittura consigliammo nella mattina al mercato, no? Quando giocava al Werder Brema, di cui parlammo, di cui dicemmo, insomma, è un nome interessante se devi prendere un comprimario, no? Un giocatore dal rendimento garantito, perché questo faceva il Werder Brema, perché questo ha fatto anche in parte al suo anno al Dortmund. Cioè un giocatore che, cioè, rende. Poi però è andato al West Ham perché comunque se rendi, se segni, se fai gol al Borussia Dortmund ti vogliono altre squadre, vai in Premier League e in Premier League si ferma, ma si ferma proprio a livello di minuti, cioè gioca poco, quando insomma c'è a volte non parte titolare, tantissimi problemi fisici e questa è un po' la situazione di Füllkrug, cioè lo stato dell'arte della carriera di Füllkrug negli ultimi 2 o 3 anni. Tanto bene al Werder, bene al Dortmund, malino al West Ham, soprattutto dal punto di vista proprio della continuità fisica. Ecco, quindi insomma ci sta per 6 mesi, ma è un lancio di moneta sulla sua condizione. Io sarò molto
netto sulla situazione, nel senso che a me pare semplicemente la solita situazione del Milan di Elliott. Tutto qua. Quando il Milan è in corsa Champions League ben dentro, non c'è il becco di un quattrino a gennaio. Quando il Milan è lontano dalla zona Champions League, siccome, oddio, mancheranno i soldi della Champions l'anno prossimo, proviamo a fare qualcosa per rimediare. Altrimenti, siamo in Champions League? Bravi, dovete vivere con le vostre forze, al di là di tutto quello che sono gli altri discorsi, come fu per cambi di dirigenti, ma la situazione è sempre la stessa, come fu per anni fa per Mandzukic. Stessa situazione, non c'era Sì, un bel o per l'anno dello quattrino. scudetto in cui a gennaio alla fine non arrivò praticamente Esatto. nessuno. Per concorrere per la vittoria non c'è un euro. Se sei fuori dalla zona Champions, qualche risorsa si trova. Peraltro Il hanno problema, pure Simo, speso è che non si sta tutto qua. capendo che il Milan è tutt'altro che in banca per la zona Champions. Cioè, non è questa la situazione, cioè non Ma siamo a no. più 9 Il sulla problema è che non si sa quinta. di calcio, è quello il problema grosso. Chi Lo decide se so, aprire però la cioè, borsa o no, non basterebbe sa di leggere calcio. la classifica e vedere che sei a più 4, più 5 sulla Non sa quarta e nulla sulla di quinta. calcio e questo è il problema. Il problema No, no, grosso ma è ho questo. capito, Sivo, però cioè, più che sapere di calcio, cioè, basterebbe, cioè, non serve neanche capire di calcio, secondo me, qui, basta guardare la classifica e capire che mancano 20 e passa partite e i punti sono tipo 3-4 di distanza dal non andare in Champions, quindi cioè, è proprio logica basica, quindi cioè, basilare, Ma però anche vabbè. l'anno prima, se andate in Champions League di botta di fortuna o comunque perché non c'era veramente nessuno con Pioli di pilota automatico e hai giustamente pensato, ma hai visto com'è andare in Champions League, una passeggiata, ma facciamo questa pazzarellata di prendere un tecnico portoghese così random e metterli dentro una squadra random ancora di più. E infatti si è visto cosa è successo. Detto questo, situazione Füllkrug la risolviamo qui, tra virgolette, nel senso, questa è la sua condizione fisica, ma ti dirò di più. Questo è il suo campionato di Premier League. È partito facendo il titolare o quasi nelle prime 3 giornate, si è seduto in panchina col Tottenham, poi ha giocato ancora, praticamente fino al 4 di ottobre, dopodiché strappo al fascio muscolare e in pratica non ha più giocato, sia per problemi fisici, ovvi, sia per situazioni di scelte tecniche, perché le ultime 3, tra 2 non convocazioni e una panchina, non le ha fatte, al di là del fatto che sia tornato dall'infortunio a fine novembre. Questo è Niklas Füllkrug, che peraltro ci vengono a raccontare che, ad esempio, un nome tra gli altri, cioè Mauro Icardi, viene scartato per questioni fisiche, a me fa ridere, perché vuol dire nemmeno avere la briga di andarsi a prendere quello che ha fatto Mauro Icardi quest'anno. Non è ovviamente Haaland, ma è un giocatore sano, un giocatore che gioca tra vicende tecniche o meno, tra un Osimhen e l'altro, ma è sano, gioca anche la Champions League, tanto per dirne una, perché le ha appena fatte le 2 partite di Champions di novembre. Una peraltro al primo minuto, persa, vabbè, ma quella è un'altra questione. È un giocatore che è sano, cioè metterlo in competizione con un giocatore che ha questo invece rendimento per questioni fisiche a me fa ridere. È invece l'ennesima cosa che si fa per non mettere un euro, perché Icardi ha un contratto di un certo tipo e se viene in Importante. prestito va pagato il suo ingaggio. Füllkrug ha un ingaggio di tutt'altro tipo. È una questione, come sempre, di soldi. Tutto qua. Cosa fa Füllkrug? Sostituisce Jimenez? Io ti direi in pratica sì, anche nel bene o nel male. Cioè, Santiago Jimenez, che era il motivo per il quale forse avremmo potuto fare il mercato se fosse partito, ieri scopriamo che forse va incontro a un'operazione. Follia. Per quanto mi Consulti, riguarda eccetera. questo Simo è folle, ma non Guarda, perché ti metto un altro dato sul tavolo. vai. Conferenza stampa prima di Torino-Milan. Questo è Allegri. Santiago sta lavorando. Speriamo in settimana di riaggregarlo parzialmente con la squadra. La caviglia è a posto. Speriamo di riaverlo, abbiamo bisogno di lui.
10 giorni dopo, Ma infatti io consulto di in questo Olanda. volevo proprio parlare, cioè ci aveva detto Allegri che la caviglia era a posto, che stava lavorando, ma quante volte poi ci hanno detto è a posto, sta lavorando, sta lavorando, sta lavorando, sta No, la tornando. settimana scorsa filtra che si sta riatletizzando. Esatto, si sta riatletizzando, cioè io non lo so, o è successo qualcosa nel mentre, ma è troppo oscura questa faccenda di Santiago, troppo, troppo oscura, cioè son passati 2 mesi, l'autoannuncio dell'infortunio, chi diceva 2 settimane, Allegri che sperava di averlo per il derby, ESPN che annuncia già 5 settimane, andiamo oltre le 5, Allegri che dice che è a posto, poi però sbuca fuori una possibile operazione. In Olanda, se non sbaglio, ieri Peppe Di Stefano parlava Consulto di in Olanda, un'operazione sì. in Olanda. Boh, non lo so. Io, come hai detto giustamente, non so cosa pensare. Cioè, dal Milan non si sa niente. Le uniche cose che si è saputo del Milan in questo mese e mezzo sono le parole di Allegri ogni tanto in conferenza, che peraltro ci diceva 10 giorni fa che sta bene. Ora, è una questione di mercato? È una questione di vero problema alla caviglia? È una questione, boh, di testa che non lo so, qualsiasi altra cosa? Io capisco che in certe situazioni non si può essere chiari, ma nemmeno così. Cioè, qui siamo a il primo che si sveglia al mattino dice una roba ed è vera. Tanto c'è talmente campo libero su Santiago Jimenez in questo momento. Cioè, non voglio neanche dire che uno ha ragione e l'altro ha torto, non mi interessa nemmeno saperlo e No, dirlo. no, ma non ti dico Cioè, è neanche, una, è Simo, una che situazione come al solito, perché devono succedere sempre a noi queste robe? sì, cioè non è neanche di dire tirare a indovinare che cos'ha o cosa sta succedendo o quali sono le vere condizioni o non è una questione di quello, è una questione di non si sa davvero cosa stia succedendo. Cioè, è capire come stanno veramente le cose. Non mi interessa poi quali siano o come sia andata o chi ha ragione o chi ci becca o chi arriva per primo, chi se ne frega. Cioè, capire esattamente come sta, cioè, come vanno le cose. Come hai detto tu, a volte capiamo, cioè, per carità, non puoi neanche dire tutto e va bene, ma un briciolo di chiarezza su questa situazione sarebbe doverosa. Secondo un briciolo, un Guarda, briciolo. facciamo la situazione più lineare possibile. Si fa male, non viene detto, ma vabbè, si fa male. Passa il tempo, guarisce, inizia a forzare sul campo per la riatletizzazione, torna a sentire dolore, va a fare il consulto, probabilmente si opera. Situazione lineare, ok? Mi Che può auguro che sia starci, così io. ok? La situazione lineare porta che se per caso si opera è un ragazzo che salterà probabilmente dei mesi a quel punto, più che una settimana, 2 settimane. Quindi vuol dire che se prendi Füllkrug farà almeno per 1 mese, 2, boh, non si sa perché dipende, non si sa neanche che problema ha la caviglia Jimenez, quindi non sapendo neanche il tipo Non di si sa problema non neanche che sappiamo. operazione è, quali sono i tempi Okay. di recupero. Quindi quantomeno però per un periodo sarà la quarta punta. Quindi andrà in sostituzione di Jimenez, per una questione fisica, ma andrà comunque in sostituzione. Quindi comunque Füllkrug non sarà un'aggiunta per almeno 1 mese, 2 mesi, credo, se si opera, perché semplicemente fa il quarto. Quindi è così che lo dobbiamo valutare, perché poi se a Marathon ne avremo 5, bello, ma ce li avrai per 2 mesi e mezzo di stagione? Sì, in E gli tutto altri 2 ciò mesi? prendi per in aggiunta o in sostituzione, insomma, come lo stai definendo tu, su Jimenez, prendi uno che, l'abbiam vista prima, la tabella infortuni, cioè non gioca da un'era geologica, o meglio è tornato, ma è tornato un po' così, poi non ha giocato 3 partite, cioè ha solo iniziato il campionato Fulcrum, quindi cioè, vai a sostituire un problema fisico con un ragazzo che è stato tormentato questa stagione da problemi fisici e devi fare il segno della croce, cioè il rischio concreto che il Milan debba ancora affidarsi a Pulisic, Leao e quel poco che ha fatto vedere in Nkunku per me c'è, a prescindere da Fulcrum, cioè il rischio che tu debba ancora essere appeso a quei 3 più l'utilizzo di Loftus-Cheek un po' più avanti per me è reale.
è Ma realissimo. se dai al tuo direttore sportivo per combattere sul mercato, dai una bella pacca sulle spalle e un incoraggiamento e la borsa vuota, cioè non è che può farti un miracolo. Un prestito ti può tirar fuori, cioè non è che ti può tirar fuori nient'altro. Peraltro un prestito magari di un giocatore che non prende neanche un ingaggio folle o comunque alto, vedi Icardi. E quindi le scelte sono iper mega poche. Capisco. Io guarda, lo capisco anche che adesso vuoi fare una situazione ponte, perché magari la questione punta la vuoi risolvere in estate. Sarebbe la quinta estate consecutiva che la vuoi risolvere, non la risolvi mai, ma va bene. Vabbè, la spostiamo in estate per l'ennesima volta? La spostiamo in estate. Facciamo una soluzione ponte, ma deve essere un ponte. Cioè, non deve essere un attraversamento, un ponte di barche, cioè deve essere un ponte vero, cioè qualcosa su No, è cui ci puoi chiaro. camminare e contare. Io te la rifaccio vedere. Questo è l'anno scorso di Fulkrug, è stato più fuori che dentro, e questo è quest'anno, più fuori che dentro. Come hai detto giustamente tu, Henry, tiro una moneta, incrocio le dita e che Dio me la mandi buona. Tutto qua. Sì, se la troviamo la moneta, non vorrei che tenessero anche quella del lancio per evitare di Probabile. spendere. Ragazzi, siamo arrivati in chiusura. È un po' amaro questo mattino Milan, lo capisco. È un Anche mattino perché poi è che una giornata brutta, sì, grigia, a Milano, forse di piove, fa niente. speranza. L'unica cosa che ci è rimasta, la piccola speranza è che magari Fulcro all'improvviso fa 6 mesi sano, cosa che non ha fatto da 2 anni, gioca, rende, eccetera. 10 gol e ci abbracciamo tutti, per carità. Speriamo. Le prospettive però sono queste, non possiamo far finta che non ci siano. Tutto qua. Le prospettive sia sue che di chi comanda dall'alto e al massimo può dare un rinforzo a questa rosa come Fulkrug, perché questo è. Perché se ci pensate, il Milan che combatte per il campionato, perché combatte per il campionato, al suo allenatore da questo. Vabbè, siamo arrivati in chiusura. Happy Holidays, caro Enrico Boiani, e ci Sì, sì, vediamo, grazie. Anche a te. e ci Sì, vediamo sì. tra poco per Lancia Talk. Sì, sì, Happy Oliver. Beh, carino però quello lì. Devo dire che hanno messo cose carine su questa piattaforma. Scopriamo le altre i prossimi giorni e quindi il direttore metterà a turno poi i prossimi giorni anche altre decorazioni natalizie. Voi non so se qualcuno è arrivato fin qui, ma non ho ancora detto di mettere like. In caso, mettetelo adesso se vi siete dimenticati, ci state ancora ascoltando. E iscrivetevi, abbonatevi, solite cose e ci vediamo dopo con gli altri appuntamenti di oggi. Ciao.